La nostra mentalità, nota anche con il termine anglosassone mindset o con quello latino forma mentis, è quella che spinge ognuno di noi ad avere un certo atteggiamento di fronte alle sfide e ai problemi della nostra vita. Ovviamente ha un impatto molto significativo sul benessere mentale e sulle capacità di adattamento di ogni persona ed è il primo importante discrimine tra una vita di qualità e una che porta problemi sul piano emotivo o su quello della motivazione. Si tratta di un argomento vastissimo, cui sono stati dedicati saggi da molti autori e ancora una volta devo rammaricarmi per il fatto che i bambini e i ragazzi ancora oggi non vengono aiutati dal sistema scolastico a capire qual è la propria forma mentis, riconoscendone i blocchi prima di diventare adulti. Una delle prime evidenze su cui punto la mia attenzione in una sessione di coaching individuale è proprio la mentalità che contraddistingue il mio cliente e non mi è difficile capirla da come mi parla del suo problema o dell'obiettivo che desidera raggiungere. È sempre la prima cosa con cui devo fare i conti se voglio accompagnarlo a un buon traguardo, poiché spesso il suo mindset è un freno a mano che impedisce il cambiamento, seppur tutto si muova su un piano non cosciente. Non è raro, infatti, che mi trovi davanti a una persona che ha ben chiaro razionalmente cosa vuole raggiungere, ma è proprio la sua mentalità a sabotarla, senza che ne abbia la minima coscienza. Lo stesso accade quando lavoro con i gruppi in azienda. Anche un team gode o risente un mindset dominante, che spesso è la somma delle mentalità dei singoli che lo compongono. Un gruppo in cui la maggioranza degli individui ha un mindset statico e non di crescita sarà molto resistente e risulterà bloccato da credenze disfunzionali che impediscono di abbracciare qualsiasi cambiamento. La frase "abbiamo sempre fatto così" in ambito aziendale è un chiaro sintomo di questa staticità, di una difficoltà ad adattarsi a un mondo in continua evoluzione e spessissimo arriva dai piani alti. Esistono due tipi di mentalità e verso la fine del video vediamo come cambiare il mindset qualora sia disfunzionale. Dobbiamo ringraziare la psicologa di Stanford Carol Dweck per aver delineato due tipi di mentalità, quella statica e quella dinamica. La persona con una mentalità statica è convinta di possedere delle qualità predeterminate e non modificabili, come l'intelligenza e la personalità. Generalmente sceglie i suoi stessi limiti, sussurrando a se stessa il mantra disastroso "sono fatta così". Chi invece ha una mentalità dinamica riconosce i propri punti critici, ma fondamentalmente è convinta che con un buon apprendimento, con la pratica e l'esercizio costante, sia sempre possibile migliorarsi. Ritiene i propri tratti malleabili. Ognuno di noi, e qui la cosa si complica, può avere un mindset statico in certe aree della vita, mentre in altre si presenta con una mentalità dinamica. Io stesso, per farti un esempio personale, ho chiaramente e da sempre un mindset statico per quanto riguarda la matematica e i numeri in generale, ma posso riconoscermi una mentalità dinamica nelle abilità sociali e umanistiche che continuo ad approfondire, studiando, mettendomi in gioco e alla fine sono diventata il mio mestiere. Sono convinto che non si finisca mai di imparare e sono spinto continuamente per quanto riguarda l'abilità relazionale a cercare nuovi spunti per migliorarmi, rendendomi conto che non c'è un limite, anzi rimanendo affamato di informazioni nuove ogni giorno, vivendo la sensazione di non saperne mai abbastanza. Ci sono persone, per fare un altro esempio, che mostrano una mentalità dinamica nello sport, spingendosi oltre i propri limiti e raggiungendo ottimi risultati, ma in ambito affettivo hanno un mindset statico. Pensano che la persona giusta non esista, oppure di non essere fatti per una relazione, o ancora, se hanno un partner, continuano ad agire a comportamenti che mettono la coppia in crisi e se riescono a mettersi in discussione si salvano dicendosi "sono fatto così". Purtroppo alcuni individui hanno un mindset statico che contagia tutta la loro vita, ovvero sperimentano una costante frustrazione in ogni ambito. Non hanno risvegli di alcun tipo e si relegano in una sorta di immobilità cosmica, vivendo una vita senza sfide, una permanenza triste nella propria zona di comfort,
nella quale continua una vana speranza che il mondo o gli altri cambino per miracolo o per grazia ricevuta. A queste persone consiglio di prendere in seria considerazione una psicoterapia, di farsi aiutare da un professionista più titolato rispetto a un coach o a un counselor, perché si può uscire da questa gabbia e vivere una vita di qualità. Una giovane docente di psicologia che si chiama Alia Crum, docente all'Università di Stanford, ha portato avanti uno studio molto interessante sulle mentalità, prendendo in esame un gruppo di donne delle pulizie impiegate negli hotel e dimostrando come sia possibile cambiare la propria forma mentis. Queste lavoratrici trascorrevano molte ore al giorno, spesso più di 8, facendo un lavoro sfiancante e molte di loro al termine del turno si occupavano anche del loro nucleo familiare e di tutte le incombenze normali di una madre di famiglia. Ovviamente il tempo da dedicare a se stesse era quasi inesistente, non potevano prendersi cura del proprio corpo, andare in palestra o in piscina, seguire diete con costanza. Alcune si lamentavano di essere in sovrappeso, altre erano già obese. Alia Crum decise di accompagnare metà di loro a cambiare mentalità, a vedere le cose da un altro punto di vista. Le divise in 2 gruppi e a entrambi venne spiegato dettagliatamente quanto l'esercizio fisico è importante anche per il controllo del peso, ma solo uno dei 2 gruppi venne accompagnato a considerare l'attività lavorativa quotidiana come un ottimale esercizio fisico, una serie di movimenti ripetuti, innumerevoli volte al giorno per 8 ore, che superava di gran lunga l'esercizio in qualsiasi palestra o una nuotata in piscina, di solito circoscritte a un massimo di 90 minuti. A questo gruppo fu offerta una nuova consapevolezza. Mentre lavorate, pensate che vi state esercitando per il vostro benessere, come se foste in palestra. Tanto bastò per vedere 4 settimane dopo un risultato sorprendente in questo gruppo di donne. Avevano una pressione sanguigna notevolmente più bassa, avevano perso parecchi chili, si sentivano più vitali e più belle rispetto alle donne dell'altro gruppo, pur avendo fatto le medesime cose per un intero mese. Il mindset aveva fatto la differenza. Proviamo ora a definire più dettagliatamente, grazie alla psicologa Carol Dweck, di cui abbiamo parlato all'inizio, le 2 differenti modalità, quella statica o fissa e quella dinamica, detta anche mindset di crescita. Le persone con mindset statico tendono a credere che le loro capacità siano innate e immutabili, come ho detto, quindi si approcciano alle sfide con una sensazione di minaccia e sostanzialmente evitano situazioni che potrebbero mettere in discussione le loro competenze. Quando falliscono, vedono il fallimento come una conferma delle proprie incapacità e vivono generalmente una bassa autostima, condita spesso da una spolverata più o meno corposa di vergogna. Gli individui con una mentalità di crescita, invece, sono convinti di potersi sempre migliorare, nonostante, come ho specificato, in certe aree della vita possano cadere nel mindset fisso. In generale, però, vedono il cambiamento e la crescita personale come raggiungibili e come motivanti. Di fronte alle sfide hanno un approccio aperto, proprio perché il pensiero primario di poter crescere li motiva ad accettare e a mettersi in gioco. Quando falliscono cercano sempre il modo per apprendere dai propri errori e ritentano, senza problemi. Sebbene io sia dell'idea che non è mai tutta colpa dei genitori, secondo gli studi che ho fatto, avere uno o l'altro mindset dipende anche da come le figure importanti hanno interagito con noi quando eravamo bambini e adolescenti. Ad esempio, se un bambino che torna da scuola con un ottimo voto si sente dire dal papà o dalla mamma «bravo, te lo sei meritato grazie all'impegno che hai messo nello studio», è più probabile che accenda un mindset dinamico e di crescita. Nella sua testa si fa largo l'idea che certi risultati si ottengono grazie al duro lavoro e questa credenza farà la differenza nella vita. Al contrario, se il genitore gli dice «era ovvio che prendessi un voto così alto, sei un genio come me», promuove in lui una mentalità statica, passandogli l'idea di avere un'intelligenza innata, un dono dato dal cielo o ereditato dal genitore, qualcosa di immodificabile sul quale non serve fare alcun lavoro. Questo approccio, quando le sfide diventeranno più difficili per lui nel percorso di studi, lo esporrà alla credenza di non avere le capacità adeguate, né di poterle aumentare studiando di più, e potrà spingerlo a gettare la spugna.
Vediamo quali sono i passi, secondo gli studiosi di questa materia, con cui è possibile migliorare il mindset, e partiamo già col dire che serve un certo impegno. Il primo passo è riconoscere qual è la propria mentalità prioritaria, osservando i propri pensieri e gli atteggiamenti di fronte alle sfide, ai successi e ai fallimenti. Il secondo passo è sforzarsi di cambiare le parole che diciamo noi stessi, soprattutto quando ci accorgiamo che tendiamo a usare parole autolimitanti. Invece di dire "per me è troppo difficile" o "non sono tagliato per", possiamo dirci "è normale che lo trovi difficile, perché non l'ho mai fatto, ma se mi impegno posso riuscirci". Questo porta più agevolmente al terzo passo, che è quello di accettare le sfide, vivendole come opportunità, non come minacce, e aprendosi anche alla richiesta d'aiuto quando necessario, in una modalità umile e immune dalla paura di essere giudicati male. Il quarto passo è guardare a un fallimento con occhi diversi, intercettando i propri errori e vivendoli come un'opportunità per migliorarsi, rimanendo resilienti, rialzandosi in fretta. Quando qualcosa va male, c'è sempre la possibilità di imparare qualcosa per affrontare in maniera diversa una stessa situazione in futuro. Il quinto passo è l'apprendimento continuo, nutrito da una sincera curiosità e da un desiderio di migliorarsi. Questo passo, per chi non è abituato e vive un mindset statico, può essere molto difficile, ma è possibile suddividerlo in ulteriori sottopassi, iniziando poco alla volta, giorno per giorno, senza troppa fatica e soprattutto lontani dalla sensazione di doverlo fare. Il quinto passo funziona solo se il pensiero che lo muove è "voglio farlo". Il sesto passo, molto legato al precedente, è prettamente strategico e organizzativo. Fissare traguardi realistici, possibili da raggiungere con impegno. Se ad esempio il tuo sogno è diventare un attore e ti imponi di raggiungere i livelli di Pierfrancesco Favino entro qualche mese, probabilmente sbatterai la faccia contro un muro e la tua motivazione evaporerà del tutto. Il settimo passo, ancora una volta, si lega a doppio filo con il precedente e consiste nell'accettare le proprie imperfezioni, i propri limiti, riconoscendo che poche persone sono perfette e spessissimo lo sono perché hanno dedicato anni di duro lavoro a qualcosa. Proprio ieri, il 10 aprile 2024, Jannik Sinner ci ha dato l'ennesima lezione di mindset dinamico. Dopo aver travolto Korda nel match d'esordio al Rolex Monte Carlo Masters, giocando un tennis entusiasmante secondo ogni critica, ha dichiarato: "L'obiettivo resta migliorare il mio gioco, perché non sono certo arrivato al massimo". Ed ecco l'ottavo passo, il desiderio di apprendimento continuo, che porta a vedere la vita come un percorso di crescita costante, a essere aperti a nuove idee, esperienze, opportunità. Qui si innesca il mio personale mantra che mi accompagna da più di mezza vita: se non cerchi di migliorare, stai scegliendo di peggiorare. Mi fermo qui. Non certo per aver esaurito l'argomento, ma spero di averti dato qualche valido spunto per incominciare a lavorare sul tuo mindset, se è il caso di farlo. A sabato prossimo, buona settimana e buoni passi da Sergio Massi.